ragazzi, benvenuti in questo video. Ci eravamo lasciati alla 24 ore di Le Mans. Se non avete visto il video ve lo lascio nelle playlist qua nelle schede. Poi siamo andati a Estoril per la 12 ore, è stata una gara molto particolare e difficile. Purtroppo sono caduto nel warm-up, ora state vedendo lo slow-mo della caduta. Mi sono fatto un po' male al ginocchio, infatti in gara ho sofferto tantissimo. Durante la gara eravamo in terza posizione abbastanza stabile, purtroppo durante il pit stop c'è stato un piccolo errore e abbiamo finito la gara al quarto posto. Comunque attualmente siamo al terzo posto nel mondiale endurance. Adesso ci troviamo al Paul Ricard per la 24 ore del Bol d'Or che partirà questo weekend. Attualmente mi trovo nel track dell'Hospitality Motul. Adesso scendiamo e vi faccio vedere un po' all'interno dell'Hospitality e dopo vi porto a vedere il nostro box. Mi prendo un paio di tappi per le orecchie che con sto casino non si sa mai, potrebbero essermi utili. No problem, man. Questa è l'Hospitality Motul dove noi mangiamo e dove ci riposiamo un po' tra un turno e l'altro. Qui c'è il banchetto, adesso non è ora di cena quindi non vedete molto, solo del gran alcol perché sai, comunque bisogna al pubblico che viene agli ospiti bisogna trattarli bene. Adesso ci muoviamo, andiamo al box. Adesso entriamo dentro il box dalla mia soggettiva. Questa è una parte molto strana, è tipo un pre-box. Ci sono le grosse vetrate su cui si può vedere il lavoro dei meccanici al di sotto. Ci sono tutti gli schermi su cui si possono vedere i tempi e seguire i propri compagni da quest'area. Qui è il nostro spogliatoio, speriamo non ci sia nessuno nudo. Qui ci cambiamo, ci sono tutti i caschi, mettiamo tutto a asciugare tra un turno e l'altro. Da questa parte invece si va dentro il box, vedete la scritta Dormimmo che è attaccato saltarelli per tenerci svegli. Qui ci sono le scale che scendono al piano inferiore dove ci sono le moto. Da questa parte invece ci sono le gomme, dove i meccanici equilibrano le gomme, mettono le termo, le preparano per essere montate. Questa è la parte che avete già visto alle Man. Ci sono tutti i computer, gli schermi che gestiscono le dirette Facebook per le telecamere che inquadrano dentro il box tutte le 24 ore. E di qui finalmente ci sono le moto. Stanno facendo gli ultimi preparativi per le prove. Qua ci troviamo nella bellissima pit lane del Paul Ricard, molto particolare. Vedete c'è tra il box e il muretto questa zona, questa viola con l'erbetta molto caratteristica e molto particolare, molto bella. Questo è il tendalino del muretto in cui ci sono due tecnici che scrivono e gestiscono la tabella luminosa che vedete in alto, che è il nostro riferimento, il nostro unico mezzo per comunicare con i box. È giovedì sera, è stata una giornata molto lunga, è partita stamattina con le prove libere che sono andate molto bene perché a fine turno sono riuscito a fare il tempo più veloce della stock, quindi eravamo primi. È partita con l'asfalto molto bagnato, quindi siamo partiti con le rain, poi è andato ad asciugare, abbiamo provato la gomma intermedia di Dunlop, che è la prima, è nuova, l'hanno portata qui per la prima volta e siamo riusciti a sfruttarla bene, è andata molto bene. Poi abbiamo fatto le qualifiche ed è venuto giù il finimondo, abbiamo preso veramente tantissima acqua. Il mio compagno Luca Vitale è quello che ne ha presa di più e infatti addirittura non è riuscito a finire il turno perché nel rettilineo quello lungo era veramente difficile vedere. Non è andata benissimo, sul bagnato abbiamo fatto un po' di fatica, però abbiamo usato configurazione gara, quindi comunque
la moto era molto più rigida rispetto a un assetto totalmente da bagnato, abbiamo fatto un po' più di fatica, eravamo settimi di stock. È successo purtroppo che il nostro quarto pilota è caduto e si è rotto la clavicola, dovrebbero operarlo stanotte. Il problema è stato che poco prima di entrare, perché il giovedì sera ci sono le prove libere in notturna, il mio team si è accorto che la moto era piegata, comunque c'era qualcosa che non funzionava, le piastre di sterzo non erano allineate alla ruota, quindi hanno dovuto in fretta e furia montare l'altra moto, che è la moto da gara. Siamo stati un po' più attenti, comunque siamo andati bene perché abbiamo finito sesti mi pare di stock. Siamo soddisfatti e adesso dobbiamo lavorare parecchio perché comunque le due forcelle, quella della moto da gara e quella della moto da test, non sono proprio identiche. Quindi dobbiamo trovare il feeling anche giusto sulla moto da gara. Adesso sono già le 11:30, andiamo a dormire perché domani mattina c'è la seconda qualifica, speriamo sull'asciutto, visto che il meteo non ci ha dato tregua questo weekend, e quindi ci aggiorniamo. È sempre esagerato. Guarda quanti sono e quanti calorosi. Andiamo a vedere se c'è qualche matto. Per me vuoi? Andiamo Cris, stiamo andando! Prepara i tappi! Ce li ho! Oh, qua si stanno preparando per un altro burnout! Dai! Oh. Today is the day, tra poco inizierà la 84esima edizione del Boldor, sarò io a partire, siamo nel camper, mi sono mangiato un piattino di pasta, tra un pochino mi vado a mettere la tuta e ci vediamo in griglia. Ciao ragazzi!